Ciao a tutti! Dopo 5 anni passati a montare action camera sulle moto, e penso di averne montate più di 2000, ho pensato di creare questa piccola compilation di consigli. Ho selezionato per voi 10 chicche a cui forse non avevate mai pensato e che sicuramente miglioreranno i vostri video. Nel momento in cui registro questo video sono a 99.797 iscritti e stiamo per arrivare a 100.000. Ovviamente bisogna festeggiare, così lunedì a Franciacorta ho girato un video speciale per celebrare i 100k. Ok, non vi dico ancora niente, vi faccio vedere solo alcune immagini che abbiamo girato e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi perché domenica 1 aprile uscirà il video speciale sui 100k. La settimana successiva poi usciranno tutti i video che state aspettando, ovvero il video del rodaggio dell'R1, dei test sul Formula, dell'allenamento con Pedersoli, eccetera eccetera. Bene, ma partiamo ora coi consigli. 1. La prima cosa da dire che non fa praticamente mai nessuno è l'aggiornamento del firmware della telecamera. Qualunque prodotto elettronico, sia esso un drone, una telecamera, un computer, appena viene messo in commercio ha dei difetti software, i cosiddetti bug. Ora, per colpa di questi bug, i prodotti spesso possono smettere di funzionare all'improvviso. Ora, per gli smartphone e i PC non ci sono grossi problemi perché sono sempre connessi a internet, quindi vengono aggiornati in automatico. Ma per i prodotti tipo l'action camera che non sono connessi, questo è un problema. Una cosa fondamentale da fare, quindi, appena si compra un'action camera è andare sul sito del produttore e cercare come si aggiorna il firmware. Il firmware non è nient'altro che il software che c'è dentro la telecamera. E aggiornare l'action camera. Voi non sapete quante volte mi sono capitati dei problemi che mi hanno addirittura fatto perdere il materiale, che ho risolto poi aggiornando il firmware. 2. In tantissimi spesso mi hanno detto: la mia action camera non funziona, è una baracca, io registro un'ora di video e mi ritrovo il video spezzettato in 3 file. E addirittura tanti hanno riportato indietro l'action camera pensando che fosse rotta. Ora, questo è del tutto normale, tutte le action camera del mondo spezzettano i file. E il motivo è molto semplice, la schedina di memoria che c'è dentro l'action camera ha un file system che non permette di salvare file più grossi di 4 giga. Quindi se tu registri un'ora di video e quel video verrebbe pesante 10 giga, non può essere salvato in un unico file. Quindi tutte le action camera del mondo sono costrette a spezzettare i file ogni 4 giga. 3. Tantissime volte mi è capitato di prendere l'action camera, metterla in valigia per un viaggio, arrivare sul luogo, tirare fuori l'action camera e trovarla spenta. E lì partiva una scarica di cristoni che non... Questo perché succedeva? Perché magari col movimento delle robe la telecamera sbatteva, si schiacciava il tasto dell'accensione, si accendeva da sola in valigia e naturalmente si scaricava. Questo problema l'ho risolto con un trucco semplicissimo, io tolgo la batteria. Così che quando arrivo nel posto dove devo girare il video, sono sicuro che mi trovo la batteria carica. Se invece la vostra action camera ha la batteria integrata, allora a quel punto vi consiglio di avvolgerla in qualcosa di morbido e metterla in modo tale che non si schiacci il tasto. 4. I supporti dell'action camera non sempre si incastrano alla perfezione dentro le basi adesive, quindi il risultato è che a volte ce li troviamo che ballano. Questo comporta che se installate l'action camera su una moto o su un qualunque veicolo, l'action camera ballerà e l'immagine viene uno schifo. Insieme all'action camera di solito vendono questi gommini che vanno messi decisamente così e dovrebbero attutire le vibrazioni. Ora, a me non è che piacciono tantissimo e soprattutto non smorzano tanto le vibrazioni e magari può capitare di perderli, di non averli dietro. Così ho inventato un sistema diabolico, costo zero, pratico. Il trucchetto consiste nel tagliare dei pezzettini di fascette e incastrarli tra l'action camera e la base adesiva. In questo modo fanno da spessore e eliminano totalmente le vibrazioni. Per questo motivo io mi porto sempre dietro una scatoletta strapiena di pezzettini di fascetta tagliati. 5. Se la vostra batteria dura troppo poco e non avete un posto dove ricaricarla, un consiglio è quello di abbassare il frame rate della telecamera, quindi se state riprendendo a 1080p a 50 frame al secondo, registrate a 1080p a 25 frame al secondo. Oppure di abbassare la risoluzione della telecamera. Se state riprendendo in 4K, riprendete in 1080. In questo modo andrete quasi a raddoppiare la durata della batteria. Naturalmente da 4K a 1080 c'è una bella differenza, così come da 50p a 25p, quindi il video finale cambierà, tenetelo a mente. 6. Pulite le lenti. Questo qua è un tic ormai nervoso che ogni volta che vedo una lente di qualunque cosa, fotocamera, smartphone, reflex, ci viene da pulirla. Perché un sacco di volte le riprese sono uscite uno schifo o perché si era spiaccicato un insetto sopra o perché ci avevo messo per sbaglio il dito sopra, quindi ogni volta che state per fare un video prendete l'action camera e pulite la lente. Boom. 7. Spesso può capitare, specialmente nelle action camera chiuse dentro una custodia, che la lente si appanni. Come fare?
Ora, vendono i cerottini anticondensa, che vi posso dire servono molto a poco. Se c'è troppa più umidità rispetto a quella che possono assorbire, non servono a niente. Ora, il modo migliore per assicurarsi che la telecamera non si appanni non è mettere qualcosa che asciuga l'acqua, ma è assicurarsi che non ci sia umidità dentro. Quindi quello che faccio io di solito è la cosa seguente. Quando sto inserendo la telecamera dentro il case mi assicuro di non avere le mani sudate. Basta anche una micro goccia di sudore che entra lì dentro che la telecamera si appanna e questi non servono a niente. Quindi sempre mani asciutte. Nel caso non siate sicuri che sia asciutta, cosa che mi capita sempre perché io ho le mani che sudano da fare schifo, di solito cosa faccio? Quando devo tirar fuori la telecamera per fare qualcosa, qualunque cosa, non soffiate dentro con l'idea di far evaporare perché il nostro fiato è umido, quindi portate umidità. I consigli che vi do quindi sono 3. Se siete in pista e state suonando una moto e avete un compressore, soffiate col compressore, quello fa fuori tutta l'umidità. Se non ce l'avete, apritela. Lasciatela al sole per 1 minuto, 2 minuti con le mani asciutte, rimettetela dentro e sigillate. Il sole avrà fatto uscire tutta l'umidità. Infine, se siete a casa potete aprirla, soffiarla col phon e l'aria calda toglie l'umidità. 8. Alcune action camera come la EasyViz S5 o la GoPro Session o la GoPro 5 o la GoPro 6 hanno microfoni di altissimo livello. Questo però ha un problema, ovvero che questi microfoni sono molto sensibili, quindi quando andate forte, in moto specialmente, il vento crea un rumore molto fastidioso. Per ovviare a questo problema consiglio di ispezionare la telecamera per identificare i microfoni. Nella EasyViz S5 sono questi 2 buchini messi qui davanti. Per le altre action camera vi consiglio di guardare su internet. Una volta identificati i microfonini, tappateli con della spugna. Questo qui è un pezzo di spugna per piatti che ho tagliato. La spugna fa più o meno lo stesso effetto di questo, il pelo che ho io sul microfono che uso per fare i vlog, chiamato anche gatto morto, ovvero attutisce il rumore del vento. Io ad esempio, vedete, ho identificato che i microfoni sono qui, ci metto un pezzo di spugna qui davanti, la schiaffo nel case e voilà, la spugna qui davanti attutirà il rumore del vento e renderà l'audio molto migliore. Naturalmente assicuratevi che la spugna non sia umida perché sennò c'è il problema che poi si appanna. Quindi il mio consiglio è di seccarle bene col phon le spugne prima di ficcarle qua dentro. 9. Uno dei problemi più comuni è capire come montare la telecamera per avere l'inquadratura che si vuole. Tanti tendono a montarla, specialmente sulla moto, utilizzando questa base qui e basta. Il problema qual è? Che così facendo la telecamera è orientabile solo in questo senso. Quindi se la dovete mettere su una superficie così, l'immagine sarà storta. Il segreto consiste nell'usare questo e questo snodino qua. Noi andiamo a assemblarli facendo attenzione a una cosa importante. Avete 2 viti, una corta e una lunga. La vite corta va messa sotto. A questo punto ci infilate sopra la vostra action camera e utilizzate la vite lunga da mettere qui sotto. Voilà, così. Ora ho messo la vite lunga qui sotto perché in alcuni modelli di action camera, tipo le vecchie GoPro, se mettevi la vite corta qui sotto sbatteva contro la custodia e non riuscivi ad avvitarla e a stringerla. Ora, perché ho fatto così? Perché guardate, adesso l'action camera la potete orientare sia in questo verso qua, sia in questo verso qua. Vedete? Avete 2 assi. Questo vi consente di montare la vostra action camera su qualunque superficie e mantenerla sempre dritta. Un altro consiglio che vi do è quello di, una volta trovata l'inquadratura, serrare le viti con un cacciavite, perché specialmente in moto, specialmente alle altre velocità, la metti in un modo, te la ritrovi cappottata. 10. Infine, l'ultimo consiglio è, in tantissimi mi chiedono, ma ti fidi a usare gli attacchi biadesivi? Ora, guardando la scheda tecnica di questi adesivi qua, quelli originali, tengono fino a 600 km/h, se attaccati bene. Il problema è che spesso non vengono attaccati bene. Affinché tengano bene è fondamentale che la superficie in cui vengono messi non solo sia pulita, ma sia anche sgrassata. Specialmente sulle moto a volte si usano dei prodotti per lucidare le carene, che sono molto unti e molto grassi, e sono il nemico numero 1 degli adesivi. Il risultato è che se andate ad attaccare quell'adesivo su quel prodotto, dopo 30 secondi la telecamera si stacca e cade. Il prodotto migliore al mondo per sgrassare una superficie e attaccarci questo è il pulitore per freni. Lo trovate in qualunque negozio di accessori di moto. Ora fate solo attenzione che è un prodotto molto potente e molto abrasivo, quindi se andate a insistere molto forte su alcune superfici delicate potrebbe rovinarle. Se non ce l'avete, sconsiglio vivamente di utilizzare prodotti tipo Chanticleer o cose simili, perché li chiamano sgrassatori, però quando spruzzate e passate sgrassano, ma lasciano una specie di alone che non gli fa tanto bene a questi. Quindi se non avete il pulitore per freni, piuttosto usate dell'acqua. Se non avete neanche dell'acqua a portata di mano,
Utilizzate il buon vecchio classico intramontabile e sempreverde sputo. Voi non sapete quante cose pulisca con lo sputo e alla fine si rivela essere funzionante. Una cosa fondamentale è questa: su eBay e su tante altre robe vendono questi attacchi qua, non originali, che costano poco, e li vendono con questi biadesivi qua, su cui c'è scritto 3M. Io non so ancora perché la 3M non abbia fatto causa a queste robe qua, perché sono cose cinesi di importazione che non sono 3M e non tengono un cazzo. Quindi, se comprate questi qua non originali e vi vengono spediti naturalmente insieme a questi, guardate quanti ne ho, non usateli sulle moto perché non tengono. Il mio consiglio è quello di cercare su internet dei rotoli di nastro originale. Questo qua è 3M ma è quello vero e la differenza si vede. Ora mi chiederete dove comprarli, la risposta è non lo so, perché io li avevo comprati su eBay un po' di anni fa, avevo fatto una scorta disumana, quindi ne ho ancora un bel po', però adesso il negozio che vendeva su eBay non c'è più. Quindi vabbè, vi ho lasciato qui sotto la sigla in descrizione e vedete su Google se riuscite a trovare qualche sito che li venda. Bene, questo è tutto per questo tutorial sull'action camera, spero vi sia piaciuto, spero vi sia tornato utile. Come dicevo, iscrivetevi al canale YouTube, lasciate un like, lasciate un commento e condividete questo video. Bye bye!